Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo accessorio che chiamerò accessorio 2 in 1. Mi piace tantissimo questa versione del nome perché è uno scaldacollo con cappuccio ed è veramente molto interessante perché ci consente di avere lo scaldacollo e il cappuccio insieme e non avere il problema del cappello, che delle volte si entra, si esce nei negozi e se c'è il rischio di perderlo. In questo modo ce l'abbiamo sempre attaccato, che è un problema in meno. È veramente un progetto semplice, alla portata di tutti. Si tratta di lavorare a punti bassi nella costa dietro del punto e mezzi punti alti sempre nella costa dietro del punto. Davvero molto facile da eseguire. Per quel che riguarda il materiale, ho usato sempre il filato Ellison May del Mitico Action. È veramente un filato, è un acrilico di alta qualità, ma è morbidissimo. Voi davvero dovreste sentire la morbidezza di questo filato e non viene voglia di usarne altri. E ho usato questa variante che è grigio, ma è un grigio piuttosto caldo, ha una nota di beige. Niente, come vi ho già detto, è un 100% acrilico di alta qualità, lo vendono in gomitoli da 100 grammi per 238 metri di prodotto in totale. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto. Io ho usato l'uncinetto numero 6 e sono sempre del kit che ho preso all'Action, se non mi sbaglio sono 6-7 uncinetti tipo 2 euro, ne vale la pena. Dopodiché avrete bisogno di un metro da sarta, un paio di marcapunti, un ago da lana e delle forbici. Senza aggiungere altro, vi lascio il tutorial. Per questo progetto inizieremo dal collo. Essendo un collo cappuccio, iniziamo dal collo. Per realizzare il collo avremo bisogno di una striscia che va dai 18-20 cm per la misura della circonferenza della testa, che ci passi la testa qualche centimetro in più perché ce l'abbiamo attaccato al collo. Iniziamo a montare le mie catenelle. Per avere circa 20 cm di altezza andrò a montare 28-30 catenelle, vediamo. Alla fine ne ho fatte 30. Fatte queste catenelle, entro nella penultima catenella che ho realizzato con un punto basso e vado a ripassare tutte le mie catenelle a punto basso. Quindi ogni catenella che incontro gli farò un punto basso. Una volta ripassate tutte le catenelle a punto basso, ne faccio una per girare che non conto come punto ed entro nella costina dietro del punto basso, cioè al posto di entrare nel punto direttamente, cioè da qua, lo guardo dall'alto, vado a prendere la costina dietro e lavoro il punto basso. Ruoto il lavoro, lo tengo sempre verso di me con il sopra dei punti rivolti verso di me, entro nella costina dietro e faccio punto basso. E vado avanti a lavorare in questa maniera. Praticamente il lavoro del nostro collo sarà tutto così, a righe di andata e ritorno nella postina dietro di ogni punto. Questo è il penultimo punto. Stiamo attenti a lavorare anche l'ultimo che si nasconde un po' dietro, magari se non riuscite a vederlo, se lavorato con un filato più sottile, un uncinetto più piccolo, magari vi conviene segnarlo, così almeno non ne perdete neanche uno, altrimenti non vi verrà il rettangolo perfetto. Detto questo, ripartiamo con un'altra riga, quindi faccio la mia catenella, giro il lavoro, la catenella iniziale non la conto come punto, entro subito nel primo punto ma nella costina dietro del punto basso e vado a ripassare
e vado a lavorare punti bassi per ogni punto utile. Faremo così a righe di andata e ritorno nella costina dietro dei punti fino a arrivare alla circonferenza che vogliamo ottenere, che ci passi almeno la testa e magari qualche centimetro in più. Ci vediamo alla fine della striscia. Ho finito la striscia e in tutto misura 58 centimetri. Faccio vedere. E per me è abbastanza. Quindi cosa faccio? Vado a fare il nodino di sicurezza. Taglio il filo un po' lungo perché andrò a cucire questa parte. Ripiego il lavoro a metà, prendo l'ago e vado a cucire. Quindi io sono in questa situazione, tengo la parte con la catenella davanti, prendo il punto intero della catenella e del punto dell'altro pannello vado a prendere la costina dietro. Entro nel punto successivo, quello dove ho iniziato, quindi dove ci sono le catenelle, prendo il punto intero. Poi prendo la costina dietro dell'altro lembo del lavoro. Punto pieno e costina. Praticamente qui vado a prendere tutta la catenella come se dovessi lavorare il punto e vado a prendere la costina dietro come se stessi lavorando il punto basso all'uncinetto. Ho lavorato l'ultimo punto, adesso vado a chiudere proprio. Faccio un nodino, dopodiché vado a nascondere il filo tutte e due nei punti. Taglio il filo e la cucitura è fatta. Ora non mi resta altro da fare che girare il lavoro dal diritto, poi questa codina qua la nasconderò poi dopo. Quindi con la cucitura che resta all'interno e con un marcapunti vado a segnarmi il centro. Quindi faremo in questa maniera. Qui dove c'è la cucitura resterà la parte dietro, mentre qui faremo l'apertura del nostro cappuccio. Sempre tenendo il lavoro dal diritto, prendo uncinetto e filo, faccio il mio cappietto iniziale e vado dove non c'è il buco, quindi tolgo il marcapunti, entro praticamente dove c'è la riga a rilievo, faccio punto basso, una catenella e lavorerò a mezzi punti alti, ne faccio 2, quindi poi mi sposto dove c'è la riga a rilievo e lavoro 2 mezzi punti alti.
mi sposto dove c'è la riga rilievo e lavoro altri 2 mezzi punti alti. Mi sposto, quindi qui c'è il buco, praticamente qui abbiamo punto, buco, mi sposto qua, dopo il buco, saltando una riga è l'equivalente di saltare un punto, ma ne faremo 2 nella riga dopo. Quindi filo sull'uncinetto, vado dopo questo buco, entro nel punto e lavoro 2 mezzi punti alti. In questo modo avremo lo stesso numero di punti delle righe, però non enfatizzeremo questo buco. Quindi salto questo, vado direttamente dopo questo buco e lavoro i 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, vado dopo il buco e lavoro 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, vado dopo il buco, lavoro 2 mezzi punti alti nello stesso punto di base ovviamente. Filo sull'uncinetto, salto questo e lavoro 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, salto questo, entro dopo e lavoro 2 mezzi punti alti. Vado avanti a lavorare così fino a qui, fino alla fine. Arrivato all'ultima riga che abbiamo, ho lavorato gli ultimi 2 punti, qui così c'è un po' di spazio, quindi filo sull'uncinetto, entro in questo punto qua e lavoro un mezzo punto alto, così almeno mi chiude bene, tanto non si vedrà poi niente, non avendo bisogno di lavorare sui multipli. Questo punto in più non farà la differenza. Ora andremo a lavorare a mezzo punto alto in costa, però una riga sì e una riga no, faremo un aumento. Quindi qui questa riga l'abbiamo fatta senza aumento, faccio una catenella un po' morbida che non servirà da primo punto, rientro nella costina dietro dello stesso punto che ho sotto e faccio mezzo punto alto. Nel secondo punto vado e faccio un aumento, sempre in costa, filo sull'uncinetto e vado a lavorare punto su punto mezzi punti alti nella costa dietro di tutti i punti. Quando arriveremo al penultimo punto faremo l'aumento. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata a questo è il penultimo, questo è l'ultimo punto, quindi nel mio penultimo punto faccio l'aumento, quindi 2 punti nello stesso punto, sempre lavorati nella costa dietro, e dopodiché vado a chiudere con l'ultimo mezzo punto alto. Dopodiché riparto con una catenella, filo sull'uncinetto, entro nella costa dietro del primo punto di base, ricordiamoci che la catenella non la contiamo per tutto questo lavoro come punto, la catenella iniziale. Quindi questo giro sarà senza aumenti, vado a lavorare mezzi punti alti, punto su punto come si trovano. E andiamo avanti a lavorare così con un giro con gli aumenti, uno all'inizio, uno alla fine e un giro senza. E ho finito di lavorare anche il mio cappuccio e l'ho lavorato in questo modo. Ho lavorato 15 cm facendo un aumento, una riga sì e una riga no, e altri 20 cm senza aumentare, e ho ottenuto questa forma. Ora a questo punto non ci resta altro che tagliare il filo e cucire il nostro cappuccio. Quindi sono arrivata qui, faccio il nodino di sicurezza, vado a tagliare il filo un po' lungo, calcolo più o meno 3 volte la lunghezza, dovrebbe bastare, ancora un pochino. Prendo il mio ago con le 2 estremità, entro da davanti, prendo il punto intero, entro nel pannello dietro tenendo i punti rivolti verso di me, prendo il punto intero, dopodiché dalla parte che esco rientro prendendo il punto intero,
Sono uscita di qua, rientro di qui, prendo il punto intero da una parte e il punto intero dall'altra, sono uscita da dietro, entro da dietro, prendo il punto. In questo modo la cucitura, una volta aperta, resterà poco visibile e piatta, perché non fa il cordoncino se entriamo da una parte e usciamo dall'altra. Io lo sto facendo col lago, però se voi vi trovate di più con l'uncinetto, se avete un sistema che vi piace di più, siete liberissimi di usare l'uncinetto. Tiriamo il filo in modo che i punti non siano né troppo tesi, neanche troppo lenti. E andiamo avanti a lavorare così per tutta la cucitura. Ci vediamo quando ho finito la cucitura. Sono arrivata alla fine della mia cucitura, ora non devo fare altro che un nodino di sicurezza. Vado a ripassare, a nascondere attraverso i fili, i punti. Vado a nascondere attraverso i punti il filo che ho usato per cucire. Taglio il filo e il nostro cappuccio è finito. Come potete vedere, la cucitura sia dal rovescio che dal diritto sembra più una greca. Una volta finito andiamo a vedere come si indossa. Dovremo risvoltare il collo in questa maniera e far passare il cappuccio sopra il collo. Ovviamente adesso qui siamo in piano, non è che sia comprensibile, il risultato più o meno è questo. Dopodiché lo metteremo sulla testina e sulla testina sicuramente renderà di più, giusto per far vedere come funziona. E come avete potuto vedere è davvero facile, alla portata di tutti per avere un accessorio veramente fuori dal comune, praticamente 2 accessori in uno scaldacollo caldo e all'occorrenza un cappuccio per coprirci. E con questo il progetto è finito. È veramente un progetto interessantissimo perché comunque abbiamo 2 accessori in un accessorio solo. Uno scaldacollo caldo e all'occorrenza, se ci serve, è anche il cappuccio. Come avete potuto vedere è davvero facile da realizzare, è davvero alla portata di tutti. Anche un accessorio interessante per i bambini, perché comunque hanno il cappuccio e non c'è problema che perdano il cappello da un'altra parte. Mi sembra davvero un accessorio da prendere in considerazione. Per quel che riguarda il consumo del filato, io da 2 gomitoli da 100 grammi ne ho avanzato pochissimo, quindi nemmeno 200 grammi, e con questo è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il progetto lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.